Ciao a tutti carissimi, qui Dario ed eccoci qua tornando in questo nuovo video. Finalmente possiamo dirlo. Bitcoin ha un nuovo all-time high. Ha nettamente superato la soglia dei $70.000. In questo momento, come vediamo dallo schermo, siamo a $71.665. Sappiamo che nelle altre valute già aveva superato i vecchi all-time high, stabilizzandosi ovviamente su una nuova fascia di prezzo. Fatto sta che per il dollaro la questione era differente perché ancora, diciamo, non aveva proprio superato nettamente i vecchi massimi storici. Prima di considerarlo un nuovo all-time high, ho voluto attendere di vedere, diciamo, una netta risalita andando principalmente a superare i $70.000. In questo momento, ragazzi, sono mezzogiorno dell'11 marzo e siamo a $71.649. Qui il time frame, ragazzi, è di 4 ore. Se andiamo a vedere ad un'ora possiamo tranquillamente vedere che c'è stata questa bella risalita con queste due belle candelone verso l'alto che sono passate quindi dai $68.000 ai 71.000, ok, con due candele, ed ora sta cominciando leggermente a lateralizzare. Speriamo, ragazzi, di vederlo oramai al di sopra di questo nuovo supporto, ok, un supporto che secondo me è molto molto forte, ossia quello dei 68.500. Alla fine è andato un po' come avevamo previsto nell'ultimo video, ok? Avevamo detto che in 3-4 giorni potevamo vedere Bitcoin a $70.000, l'abbiamo visto quando l'ha toccato, diciamo, per poi comunque ritornare giù, e invece ora abbiamo proprio la conferma che i $70.000 sono stati passati e potremmo veramente vederlo al di sopra di questo prezzo per un po' di tempo, ok? Diciamo che guardando proprio, studiando il grafico, cercando di fare analisi tecnica anche con vari pattern, possiamo vedere e abbiamo comunque la conferma, come ce l'avevamo comunque anche da tanto tempo in realtà, che questo, ragazzi, per Bitcoin è un grafico rialzista, ok? È un grafico rialzista che fa sperare bene un po' tutti quanti, ma è un grafico rialzista anche molto importante, ok? Quindi, secondo me, la strada per Bitcoin ancora non è terminata. Possiamo, come vi ho detto, per i vari studi che ho fatto e tutto quanto, abbiamo tracciato un pochettino la diagonale storica di Bitcoin e come potrebbe procedere. E secondo me possiamo arrivare a 95-100k entro settembre. 95-100k per tenermi basso, ok? Non voglio tirare somme come 130-140, perché magari a quella cifra ci potremmo arrivare magari entro fine anno, ok? Ma come già vi ho detto comunque negli scorsi video, questa diagonale azzurra che vedete sarà molto 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 importante per l'andamento di Bitcoin. Per chi non ha visto lo scorso video, questa è proprio una diagonale basata sui vecchi, diciamo, minimi, vecchi picchi di Bitcoin che partono. Questa linea parte dal 2013, quindi da 10 anni fa. E come vediamo poi 2 anni fa è stata rotta andando al di sotto, per poi comunque avere una risalita nuovamente del prezzo di Bitcoin e tornare sopra, ragazzi. Quindi andiamo a vedere adesso come andrà. Abbiamo tracciato questo nuovo supporto che in realtà era la resistenza del vecchio massimo storico, e vediamo se diventerà un supporto realmente. Sarà veramente molto 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 bello vedere cosa accadrà a Bitcoin, ragazzi, vedremo. Neanche a farlo apposta, ragazzi, mentre che noi facciamo il video, Titan of Crypto è sempre, diciamo, quello il mio preferito profilo su Twitter da seguire. Se avete comunque altri profili interessanti che seguire su Twitter, fatemelo sapere nei commenti, perché è molto molto importante per me seguirli. Comunque, come vediamo, ragazzi, dice che Bitcoin ha chiuso la sua candela settimanale approssimativamente sui $68.900.000. Questo è molto bullish. Come infatti vediamo, ragazzi, le vecchie candele settimanali terminavano a 65.462. Come invece abbiamo visto anche dal nostro grafico settimanale, abbiamo chiuso a 68.900. Approssimativamente, ok? Ora c'è questa nuova candela che vedremo la prossima settimana come chiuderà, se in negativo o in positivo. Però a quanto pare già nuovi crypto analyst sono molto molto favorevoli a questa cosa, sono molto bullish al riguardo. Ah, comunque non dimentichiamoci anche di Ethereum, ok? Che in questo momento sta veramente anch'essa attraversando una run buonissima. È partita, ancora ricordo, ragazzi, io ho preso un Ethereum quando stava a 950
$4.050 su per giù, in questo momento ci troviamo a 4.017, anzi in realtà anche di più, andiamo un attimino a vedere. Ok, $4.028, Ethereum che ha fatto veramente delle performance, ragazzi, pazzesche, andando insieme a Bitcoin. E vediamo anch'esso come da giugno 2022 su per giù ad oggi ha fatto letteralmente un per 4. In questo caso, ragazzi, io devo ringraziare Andrea Santin, cioè gli do il merito di ciò, che fece una storia su Instagram, perché lo seguo da parecchio tempo su Instagram, dicendo: compro 100k di Ethereum a $1.000, ricordo perfettamente questa storia, li rivenderò a $2.000. Quando ho visto questa storia ho detto: sai che c'è? Fammi prendere qualcosina anche a me. Quando sono andato a vedere, Ethereum stava sui $950-960, ho detto: ok, fammi prendere un Ethereum che male non fa. E vediamo se realmente Andrea Santin questa volta ha ragione. E ragazzi, siamo felici così. Siamo felici così. Non l'ho venduto a 2000, ragazzi, ce l'ho ancora messo lì tranquillo da parte. e quindi niente, bene così. A quanto pare comunque con lo studio di Ichimoku sembra che il nuovo target di Ethereum per Titan of Crypto sia dei 4.185. Sempre candele settimanali, ok? E voi direte: per quale motivo 4.185? Perché semplicemente si crede, dato che qui c'è un segmento, ok? Un segmento di linea di Ichimoku, si andrà a credere che questo potrebbe essere una nuova resistenza, ok? Una nuova resistenza che comunque fa da calamita al prezzo di Ethereum, ok? Quindi vediamo anche Ethereum come andrà la situazione, ma sono ovviamente molto bullish anche su Ethereum come Bitcoin. Diciamo che Ethereum e Bitcoin sono le criptovalute principali, ragazzi, c'è poco da fare, e vanno, diciamo, di pari passo nel tempo, hanno lo stesso andamento, ok? Se Bitcoin scende anche Ethereum. Facciamo attenzione, ragazzi, a domani, che dove ci saranno alle 12:30 le varie conferenze dove verrà indicato il nuovo CPI, ok? L'indice di prezzo al consumo. Quindi sicuramente domani è una giornata molto molto volatile, sia per quanto riguarda il Forex, sia per quanto riguarda ovviamente anche le cripto sicuramente. Per quanto riguarda il CPI month of month, in questo momento ci troviamo ad un 0,3% e c'è l'aspettativa di avere uno 0,4%, ok? Quindi di avere un rialzo del CPI. Per quanto riguarda invece l'Year of Year, gli analisti credono di rimanere al 3,1%. Quindi se fate trading soprattutto sul dollaro, fate molta attenzione a domani, ragazzi, perché in base al risultato potremo vedere realmente un'impennata o una discesa per quanto riguarda il dollaro. Stanno cominciando oltretutto i meme per quanto riguarda la capitalizzazione di mercato, ragazzi, perché momentaneamente Bitcoin ha più capitalizzazione di mercato dell'argento. Infatti, ragazzi, come vediamo, l'argento ha 1,38 trillion dollar, 1,38 bilioni di dollari. Il Bitcoin invece in questo momento è 1,41. Il prossimo che ha messo Bitcoin nel mirino è proprio Google, ragazzi. Dopodiché c'è addirittura Amazon. Sapete che cosa significa per Bitcoin battere per capitalizzazione di mercato Amazon, ragazzi? Cioè, capite che più Bitcoin va in alto e più viene visto bene dall'economia mondiale in generale, e soprattutto da tante persone che magari non credono in Bitcoin. Tante persone magari hanno sempre creduto sia una truffa. Insomma, cambia un pochettino la vetrina proprio di Bitcoin. Come ben sappiamo, ragazzi, il primo in classifica è l'oro con i suoi 14,661 trillion dollar. Insomma, più passa il tempo, ragazzi, più vediamo la potenza di Bitcoin, soprattutto in questo periodo, ok? Dove abbiamo visto delle candele veramente importanti al rialzo, dove addirittura la televisione, testate giornalistiche hanno cominciato a parlare molto di Bitcoin. Quindi vediamo cosa ci riserverà quest'ultimo nei prossimi giorni. L'importante, ragazzi, è aver generato un nuovo all time high. Quindi adesso, come detto nell'ultimo video, adesso sta a noi capire quando ci sarà il suo picco massimo. Tantissime persone come me magari hanno preso qualcosina sui $20.000, ok? Adesso sta a noi decidere quando vendere, ok? Quando vendere e quando quindi fare profitto. Tante persone magari venderanno una parte, tante persone venderanno tutto insieme. Insomma, questa è una nostra strategia che dovremmo applicare quando crediamo sia il momento, ok? Ragazzi, io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!